Lo streaming sta per iniziare, sei dal vivo. Cari amici, oggi che ho fatto questo pomeriggio ero dal vivo. Aspetta che con questo Alessandro Arcangeli, ciao caro, ciao a te Alessandro. Con questo mi grattugia un po' la testa. Dicevo, ciao The Igenis Love Live, come va? Buon sabato a tutte e due e buon fine settimana. Nella puntata di oggi, che spero voi abbiate visto e condiviso, perché vorrei sapere cosa ne pensate. Io sì, sto bene. The Higgin is Love Live, spero che anche voi lo stiate. Ho parlato un po' di quello che era veramente la messa nera. Adesso non so se continuare in temi religiosi, forse sì, perché mi ispira. Comunque sono pigro. Pensate che ho ricevuto sì, esatto, non te la perdere, commentala e poi soprattutto fai due cose: condividi quella live di oggi come condividerai questa perché la gente possa commentarla, e poi andate nel mio profilo Musicali che ho messo il link. Schissiani non so chi è. Ho messo il link del mio canale di Musicali perché ho caricato molti video. Se voi volete scaricare l'applicazione per il cellulare, perché mi sembra che dal web non è accessibile, guardatevi i miei video in Musicali. Ehm, allora, sono così pigro che non ho neanche dato un titolo alla trasmissione che sto facendo adesso, ma probabilmente lo metto dopo perché già mi è venuto un tema del quale parlare. Ehm, però sono così pigro che ancora non rispondo alle molte domande che mi fanno in privato. Mi mandano gli email, gli spettatori, e io dico: perché le domande non me le fate? Hanno tolto la pagina di discussione del canale in YouTube, quindi non ci sarà più le discussioni, però fatemi le domande sotto i video. E invece mi domandano perché le batterie dei cellulari durano poco, perché si sgonfia la panna montata, perché l'uomo non sarebbe stato sulla luna, perché, e tutti questi vari perché, questi vari per come. Devo fare una compilation di domande, per esempio tutti i perché, oppure tutti i per come, tutti i chi, tutti quando, perché mi chiedono quando, chi, come, perché, le classiche domande giornalistiche, le 4 w e l'h del giornalismo inglese, no? Why, who, when, where, how, quando, come, chi, dove, perché, con chi, eccetera. Allora io dovrò rispondere a tutti quelli, e magari anche voi che mi seguite dal vivo siete in tre, e grazie di avermi dato due like. Qualcuno di voi non lo ha fatto, ma vabbè. Adesso mi è venuto il tema, che io oggi ho parlato della messa nera dicendo che era una messa destinata ai morti e che attualmente anche i cattolici la celebrano, soltanto che la profanazione di quella liturgia sarebbe di dedicarla a una persona viva. E adesso vi parlo, perché mi è venuto in mente in questo momento, altrimenti risponderei ai vari perché. Io sono sempre stato agnostico, ateo, ma guardatevi il video di oggi. Ma comunque, scusami, in questo sto fuori casa. Ciao, buona continuazione della live. Ciao degli Igenis Love Live, grazie di seguirmi e mi raccomando, sì, in questo momento lo immaginavo. Grazie di seguirmi. Quando poi vediti questa live, che non sarà più live,
lascia un commento, condividi perché altri possano commentare, e poi vediti le live di questo pomeriggio, commentala e condividila perché altri possano commentarla. Grazie di seguirmi. Allora, l'argomento di oggi sarà i mostri dell'Apocalisse, che è un'opera molto bella, e anche il video di oggi sarà della rubrica letteraria di Mario Bacchiega, edito dalle Mediterranee, che quando l'ho comprato io ormai non era più in ristampa, erano gli ultimi esemplari. Mi è costato 17.500 lire, e tanto sforzo da delle amiche che lavoravano in un negozio di libri vicino a casa mia, che adesso non mi ricordo. Qua c'ho una icona buddista. Vi vorrei parlare di questo libro. Sono le 10:25, e poi vabbè, l'ermetismo di Dante di Bruno Cerchio, perché anche René Guénon ha scritto questo, è della sempre delle Mediterranee, l'ermetismo di Dante, che è molto importante, no? Per comprenderne l'opera di Dante Alighieri. Ma riguardo l'Apocalisse di San Giovanni, che poi non l'avrebbe scritto nella forma attuale San Giovanni, non tutti sanno che all'inizio del cristianesimo c'erano anche dei papi che lo consideravano un libro eretico, perché con troppe immagini simboliche derivanti dall'Antico Testamento, cioè dall'ebraesimo, e ci fu chi volle rimuovere l'Apocalisse di Giovanni dal Nuovo Testamento. C'è chi invece lo considerava il quinto testamento, cioè il quinto evangelio. Quindi ci sono state delle posizioni contrastanti tra chi voleva adottarlo e chi non lo voleva adottare. Poi, siccome è stato un libro di grande consolazione per molti credenti, lo hanno lasciato nel canone cattolico. I mostri dell'Apocalisse, si è sempre detto che c'ha un grande simbolismo giudeo-cristiano, soprattutto giudaico all'interno. È un libro fortemente visionario, forse soltanto dopo quello di Enoch, che è allucinante. Ma non tutti sanno che il significato dell'Apocalisse, come invece sanno i greci ortodossi e gli ortodossi slavi, è un significato puramente iniziatico, cioè le immagini e le figure sono puramente simboliche ed allegoriche. Ecco perché l'Apocalisse di Giovanni e anche l'Evangelio di Giovanni, soprattutto la prefazione, sono sempre stati adottati da riti massonici e da orienti e templi massonici, perché è un libro altamente speculativo, simbolico ed allegorico. Nulla si può interpretare alla lettera. Ogni volta che delle persone tipo Shofa Sahara, che è stato condannato a morte, adesso lo uccideranno perché ha fatto degli attentati al sarin in Tokyo, ogni volta che gli anabattisti nel rinascimento, nel medioevo, ogni volta che i catari, ogni volta che gruppi religiosi hanno voluto interpretare alla lettera il chilismo, cioè il millenarismo dell'Apocalisse, sono successi dei disastri. Quindi la Chiesa Cattolica ha sempre detto che l'Apocalisse di San Giovanni bisogna interpretarla simbolicamente, non alla lettera. Sono delle visioni, e quindi per quello che molti l'hanno rifiutato nel passato all'interno del cattolicesimo, dicendo, argomentando che in fin dei conti si trattavano di visioni diciamo di carattere iniziatico, e che potevano avere delle origini, delle radici in culti pagani e politeistici, cioè le iniziazioni romane, latine e anche etrusche, ai lari, ai numi, che da qui deriva numero, da numens, potenza, quindi i numeri sono delle potenze, e alle divinità del pargo, da qui pagane, perché sono le divinità del luogo, boschetti sacri, rupi sacri. Allora si crede che il cristianesimo nella sua versante
cattolica abbia, per attirare tutte le genti dell'imperio, introdotto nel suo seno varie liturgie, fra le quali per esempio quelle mitriache. Non ci scordiamo il cappello o mitra degli ecclesiastici. Sera, bella gente. Iperione 1, ciao Iperione 1, come ti va? Da tanto tempo che non ti vedevo in una live. Stavamo parlando appunto, siccome io ho iniziato un tema a caso, non sapevo di cosa parlare, continuo con il tema di oggi, che era religioso, che ho fatto questo pomeriggio. Quindi questa mia nuova live, parlerò dei mostri dell'Apocalisse, di questo libro e dell'Apocalisse in genere. Ah, bene. Se poi, caro Iperione 1, commenta questo video e condividilo in modo che aiuterai il mio canale a crescere. Comunque sono contento che tu sia passato a salutarmi, spero che tu stia bene, ti auguro un buon sabato e un buon fine settimana e una buona domenica. Poi, caro Alessandro Arcangeli, perché non mi rispondi più? Ah, bene, grazie amico, grazie per aiutarmi. Io anche sono in debito con te, passerò dal tuo canale appena posso, e che sono stato molto occupato, e quindi commenterò i tuoi video, che sono sempre interessanti come sempre, perché se no non ti seguirei, è chiaro. Io ti seguo oltre perché a essere amici fai dei video interessanti, non so se siamo amici perché facciamo dei video interessanti entrambi, o facciamo dei video interessanti entrambi perché siamo amici. Ci seguiamo perché siamo amici o siamo amici perché ci seguiamo? Allora dicevo, in molti hanno considerato che l'eredità, le radici dell'Apocalisse di San Giovanni siano da ricercarsi nello gnosticismo precristiano e nelle iniziazioni esoteriche e occulte dei riti pagani, politeistici ed iniziatici dell'antica Roma, Grecia e anche Egitto. Per esempio, Alessandria d'Egitto. Sì, sì, c'hai ragione, tutte e due le cose virtualmente parlando, ovvio. Giustamente, giustamente. Se facessimo dei video brutti non ci seguiremmo, e siccome siamo amici consideriamo anche che i nostri video sono belli, perché siamo delle persone da bene, con criterio e educate. Quindi a un amico non gli diresti mai che fa dei video brutti, e in più se trovi uno che fa dei video belli è amico tuo. Quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta: o siamo troppo educati e siamo veramente molto amici, oppure siamo degli opportunisti che, siccome vediamo che i video sono troppo belli, non possiamo non essere amici. Tutte e due, una delle due cose. O siamo persone realmente amiche che sono educate, quindi che dicono che i video sono belli, oppure siamo degli opportunisti che diventano amici di chi, oppure tutte e due le cose. Siamo degli amici educati ed opportunisti. Vabbè, e la cosa non deve sconfinferare più di tanto. Infatti gli amici si scelgono anche in base agli interessi che si hanno. Per esempio fare dei video in YouTube. Se non staremmo in YouTube non ci saremmo arrivati virtualmente a conoscere, come tu dici. Invece ci conosciamo grazie al fatto che stiamo in YouTube e ci conosciamo virtualmente. Poi magari ci mancherà l'occasione di conoscerci di persona, però intanto ci conosciamo. Allora dicevo, molti hanno visto delle tracce di iniziazione non cristiana in quello che sarebbe il quinto evangelo cristiano, cioè l'Apocalisse di San Giovanni. Comunque è una metafora nella quale l'anima scende verso il divino, e ci deve essere molto di gnostico, perché prima di convertirsi al cristianesimo e di inventare il cattolicesimo, Saulo da Tarso, che poi diventerà San Paolo, era gnostico, e lui lo confessa che seguiva Simone da Tarso, mi sembra. Lui confessa che era gnostico, quindi è possibile che ci sia molto gnosticismo addirittura nella Bibbia di Gerusalemme versione CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Ma se vediamo le immagini anche dantesche, sono molto gnostiche. Quindi qua abbiamo la Bibbia
cioè l'Apocalisse di San Giovanni, con tutti gli elementi, gli angeli che suonano le trombe, eccetera, e ci abbiamo l'ermetismo di Dante che continua con quelle metafore. Soprattutto la vita nova è un'opera che voi dovete leggere, che nell'italiano volgare fiorentino del medioevo è molto ustica da leggere. Quell'opera è molto pietrosa, come diceva Dante Alighieri stesso, non è una lettura facile. Eppure la vita nova è ricca di simboli realmente che fanno pensare all'alchimia, che fanno pensare all'esoterismo. Mauro Biglino, esatto, esatto, tutte queste cose, queste cose già le ha espresse Mauro Biglino. Le origini pagane, gnostiche, giudaiche e politeistiche del cattolicesimo. Se voi prendete, prima mi sono distratto, gli abiti papali e dei cardinali e tutto il resto, sono abiti mitriaci, cioè dei sacerdoti del dio Mitra, la mitra, no? Cioè non è che ha a che fare con la mitragliatrice, ha a che fare con il cappello dei sacerdoti del dio Mitra. E anche il bastone del buon pastore che porta il papa era un elemento mitriaco o mitraico. E poi i re magi, che non erano re e non erano dei maghi, ma erano i sacerdoti di Zarathustra, capito? E che non si chiamava Zoroastro, perché Zoroastro è una deformazione del medioevo, perché si credeva che era da identificarsi con Trimegisto, cioè che era un astronomo. Ma Zarathustra, il vero Zarathustra, il profeta iraniano persa, gli astrologi li perseguiva e li faceva uccidere, perché diceva che erano i voceri, mi sembra, di Ariman, del demonio. Quindi i sacerdoti mitriaci hanno dato le vestimenta ai cardinali e ai papi, che sono diciamo i capi della curia romana. Quindi sono il papa è il capo dei cardinali della curia romana. E ha dato certo manicheismo che è presente nel cattolicesimo. Poi loro hanno cercato di riciclare tutto e di perseguitare tutti coloro che la pensavano in modo diverso, perché si potevano scoprire le origini che volevano occultare del sincretismo cattolico. Prima hanno fatto un sincretismo perché cattolico significa universale. Il cattolicesimo è stata la new age cristiana. E poi che hanno fatto? Hanno iniziato a perseguitare gli eretici, perché loro volevano conservare le forme originarie, mentre i cattolici hanno tenuto la loro versione cattolica. Il cattolicesimo è un miscuglio di tutte le religioni che ora vengono definite pagane. Esatto, bravissimo Iperione 1. Soltanto che i cattolici si sono arrogati il diritto, come dice Biglino, di correggere e ricorreggere la Bibbia per nascondere le loro malefatte, perché hanno agito in malafede. E allora tu vedi, io in altri video parlo della cena segreta catara, di rituali gnostici, degli evangeli. Adesso non ti faccio vedere i libri, perché tanto ne puoi trovare anche in internet, e poi perché col cellulare faccio subito a fare un video e a parlare di tutto senza doverlo editare per il computer. Ma tu vedi tutto il materiale che c'è cristiano, e loro, i cattolici, hanno deciso di scartare molto per tenersi poco. Com'è possibile che in 2000 anni si siano scritti solo 4 evangeli e una versione dell'Apocalisse gnostica, quando invece di apocalissi gnostiche ne sono esistite molte? Qua c'ho
le apocalissi gnostiche della biblioteca Delfi, numero 181. Apocalissi di Adamo, Pietro, Giacomo, Paolo. Ecco perché non si parla di queste apocalissi e si parla solo di una versione corretta e ricorretta dell'Apocalisse di San Giovanni, che peraltro non... Perché non si parla di queste versioni? Perché non sono assieme ad altri, non fanno parte del canone cattolico nella Bibbia, che se tu guardi la Bibbia di Gerusalemme, per un quinto o un ottavo è il Nuovo Testamento e tutto il resto è il Vecchio Testamento, corretto e ricorretto, come dice Biglino. Ma perché non si parla di queste altre apocalissi? Perché assomigliano molto alle apocalissi anche del Vecchio Testamento, apocrife, che sono state considerate apocrife anche dagli ebrei, eh, cioè il mito di Gilgamesh, tutti i miti semiti della regione che poi sono stati tramandati e trasformati nella Bibbia ebraica, e poi questi miti e leggende che hanno ereditato da altri popoli semiti gli ebrei li hanno ereditati i cristiani. Quindi tutto un riciclaggio, nessuno è stato originale, solo i miti delle origini proprio di migliaia di anni fa. E quindi voglio dire, io sono ateo perché, a parte che la mia ragione, sono razionalista agnostico, la mia ragione, io rispetto chi crede, infatti ho letto di tutte le religioni del mondo, ma io sono ateo perché vabbè, è indiscutibile che dopo la morte è difficile che ci sia qualcosa, perché altrimenti lo sapremmo. Poi io penso come Master Eckhart che l'unico intermediario tra la divinità e l'uomo è l'anima. Se tu credi, puoi credere ovunque, e l'unico intermediario tra te e Dio è soltanto la tua coscienza. A nulla serve andare da una gerarchia religiosa per confessarsi, perché è una cosa demente. Tu pensa, Dio ha smesso di comunicarsi con l'uomo, però ha lasciato un libro il quale devono interpretare altri uomini, ai quali tu devi andare a confessare i tuoi peccati mortali, perché per espiare le tue colpe. È assurdo. Se Dio c'è, io gli parlo di persona, poi io digredisco sempre, quindi un po' mi perdo, ma è veramente paradossale, voglio dire, chi stabilisce quanti arcangeli o angeli ci sono nel cielo e tutte queste cose qua? Sono tutte metafore. Allora però voglio dire, per quello ci sono stati così tanti scritti cristiani che dicevano tutto il contrario di tutto, che veramente poi credere che una religione dica il vero e le altre il falso è un po' difficile. Iperione 1 Santen, purtroppo devo staccare, mi spiace. Non ti preoccupare amico, grazie per il tuo chat, per il tuo tempo che mi hai dedicato. Poi se poi commenta qualche mio video, e mi raccomando, se puoi vai nel mio profilo di Musicali. Bene bene, grazie, mi ascolterai in differita. Perione 1, se puoi iscriviti in Musicali, ho caricato dei video divertentissimi, vedrai ti piaceranno. Qua sotto in descrizione e in descrizione dei miei video troverai Musicali. Bene, grazie. E se puoi porta più iscritti possibili anche a Musicali, e se poi ogni volta che commenti un mio video condividilo affinché altre persone possano commentarlo. Accetto critiche costruttive. Vado bene, grazie per Ione 1. Poi ricordati che se vuoi fare delle parodie dei miei video sono in Common Creative Attribution, quindi puoi scaricare i miei video, farci delle parodie che siano originali, divertenti, carine. È un piacere ascoltarti su questi temi. Grazie a te, Iperione 1. Iperion. Ops. Grazie a te, Iperione. Sai, bisogna fare chiarezza, perché purtroppo molte persone credono a tutte queste cose, e la chiesa prende centinaia di miliardi in donazioni, magari di persone anziane che muoiono sole. Per me si farebbe meglio a dare tutto alla ricerca scientifica, perché per me, se tu credi a Dio,
a parte che Dio non si manifesta da nessuna parte, ma se tu ci credi è un discorso tuo, dell'anima tua, fra te e Dio, come diceva Eckhart. A che serve un intermediario umano? A nulla. E tutte le istituzioni che hanno tanti libri ritenuti apocrifi, canonici, eccetera, non fanno nient'altro che preparare le persone a essere più scaltre, più furbe, a predicare bene. Poi guarda tutti i crimini di pederastia, di pedofilia, l'attico di Bertone, i soldi che si mangiano. Tangentopoli è scoppiata per una tangente, non so se di 12 milioni di lire dell'epoca, nel Pio Alberto Tribuzzi. Quindi vedi, tanto predicano bene e poi razionano male. Se ci fosse Dio avrebbero paura, questi preti avrebbero paura, capito? Avrebbero paura di peccare perché andrebbero nell'inferno, ne sarebbero convinti. Invece loro sono i primi che se ne fregano, se ne strabasbattono, perché sanno che all'inferno non ci andranno mai, perché in realtà il terzo segreto di Fatima, come diceva Nietzsche, è che Dio è morto perché non è mai esistito. Allora l'uomo moderno è diventato cosciente che Dio è morto, perché Dio, secondo chi odia Dio, sarebbe un egregoro, cioè un aggregato mentale che è in vita finché la gente crede in Dio. Allora assorbirebbe energia vitale dai pensieri delle persone. Quando tutti cessassero di credere in Dio, Dio scomparirebbe perché non avrebbe più l'energia che le persone gli danno. Quindi in un certo senso l'energia con la quale la gente crede in Dio lo rende esistente, però è un egregoro o un ologramma, un qualche cosa di astratto che di per sé non esisterebbe. Quindi Dio è un ente astratto che ci vampirizza la mente quando crediamo in lui o quando parliamo di lui. Siccome io in questo video ho parlato molto di Dio, mi starà vampirizzando le neurone del cervello. Ma ecco, vorrei sapere da voi che ne pensate dell'Apocalisse di San Giovanni, se bisogna interpretarla alla lettera. È arrivato l'anno 1000, non è successo nulla. È arrivato l'anno 2000, non è successo nulla. I testimoni di Geova continuano a rinnovare le loro profezie, non succede nulla. Me lo spieghino i testimoni di Geova quando arriverà la fine del mondo, perché sembra che ogni volta che suonano il campanello in quel preciso momento mancano 5 minuti alla fine del mondo. Quindi che commentino sotto questo video e che diffondano questo video perché mi diano i testimoni di Geova una risposta. Ma quando arriva la fine del mondo, dopo l'ultima scampanellata, dopo l'ultima citofonata? Gli anabattisti, cercate in internet, anabattisti hanno voluto creare la fine del mondo facendo una carniferia, una persecuzione religiosa contro protestanti e cattolici, e sono finiti loro al rogo. Soho Asahara, quel criminale nipponico giapponese che metteva il sari nel metro di Tokyo e ammazzava gli oppositori interni della setta, anche lui aveva una visione chilistica, cioè millenaristica, dal greco kilos, 1000, e dalla sentenza della Bibbia greca, no, 1000 e non più di 1000, cioè kilos e non più di kilos, da cui deriva il termine kilobytes e kilobits, che significa 1000 bits e 1000 bytes. Kilos sta per quello 1000, quindi millenarismo e chilismo, non nihilismo, che quello invece è tutta un'altra cosa. Allora arriverà la fine del mondo. Vi invito anche a voi testimoni di Geova che guardate video religiosi. Arriverà fra 1000 anni, fra 100 anni, fra quanto? Fra 8000 anni. È un piacere ascoltarti su questi temi. Iperione 1, no, stavolta si è attivata la notificazione nel cellulare perché con il movimento è come se io avessi fatto sweep. Ditemelo voi se queste cose adesso mi stanno seguendo in 4 persone. Ah, che bello. Voi che ne pensate? Realmente arriverà alla fine dei tempi?
arriverà la fine dei tempi, arriverà l'anno zero nel quale il mondo sarà riciclato, distrutto come previsto dall'Apocalisse di San Giovanni, arriveranno i mostri dell'Apocalisse, i quattro cavalieri della distruzione, della morte, della perdizione, saliti dall'abismo con le armi delle piaghe, tutto, o è solo una metafora da interpretare, perché poi alla fine l'Apocalisse arriva per ognuno di noi secondo il credente quando moriamo, perché il corpo formato di elementi si disgrega nei suoi aggregati, e quindi quello terra, acqua, vento e fuoco anche nelle tradizioni orientali si disgregano, e l'etere, lo spirito santo, il chi o il chi andrebbero, ascenderebbero a un'altra dimensione. Per quello buddisti indù cremano il corpo, perché il prana o energia vitale, per i giapponesi il chi, per i cinesi tanto il chi come il chi, andrebbero a un altro livello di coscienza, magari raggiungendo il nirvana. Ma il corpo non è altro che una scoria per gli orientali, al contrario che per gli antichi egizi, che andava tutelato perché l'anima non si perdesse nell'aldilà e potesse avere un ponte di comunicazione con questo mondo. Quindi ogni volta che evocavano un morto lo evocavano facendo delle offerte di incenso e di alimento davanti a una statua, e quindi è come se ci fosse stato un filo d'argento fra l'anima che stava nei cieli, nello spazio, e il cadavere mummificato. Allora è come una funivia, l'anima ritornava nel corpo per ricevere le adorazioni dei proseliti, per essere un faraone, oppure dei parenti, amici e familiari anche. E quindi, come dire, per gli ortodossi che seguono il rituale ecclesiastico dell'Apocalisse è semplicemente ciò che succederà allegoricamente dopo la morte. Infatti è raffigurata nella isola di Patmos, se non mi sbaglio, l'ascensione del monte Athos come l'ascensione dell'anima verso l'empireo attraverso le fasi successive dell'Apocalisse. Quindi è una specie di libro dei morti degli ortodossi greci, l'Apocalisse. Per i cattolici non tanto. Come dire, cercate, io adesso sono cose che non, comunque ha a che fare, come vi dicevo, l'Apocalisse con i misteri iniziatici dell'antichità. Guardate qua, nello stesso libro cristiano è raffigurato uno ierofante, un vate, un veggente, la pitonissa, ecco, coppa greca del V secolo raffigurante il re ateniese Egeo mentre ascolta il responso della Pizia, la pitonissa, la veggente. Ecco, quindi le profezie, le varie rivelazioni, perché Apocalisse non significa strage, massacre come molti credono, che la seconda guerra mondiale è stata un'apocalisse, eccetera, ma Apocalisse significa rivelazione. Quindi rivelazione di chi o di che? Di un oracolo rispetto al destino che aveva l'anima individuale come collettiva. Ecco qua, leggetelo questo libro, non so se lo riuscirete a trovare. Edizioni Mediterranee, Mario Bacchiega, I mostri dell'Apocalisse. Patmos, la grotta ove Giovanni scrisse l'Apocalisse, completata con un muro, forma ora una cappella di rito ortodosso. Quindi l'Apocalisse in genere è una rivelazione, perché Apocalisse significa quello, non strage, non massacre, ma rivelazione, che poi naturalmente simbolicamente si concretizza in uno sterminio di tutti gli empi, di tutti i peccatori, ma può anche essere a livello individuale, di ascesa individuale, tanto in vita come in morte, di tutti i difetti e di tutti i peccati che uno deve
di tutti i peccati che uno deve emendare durante la sua vita e anche nel purgatorio, o visto che all'epoca in cui scrisse San Giovanni l'Apocalisse non esisteva il purgatorio, perché fu un qualche cosa inventato per finanziare la costruzione dell'attuale Vaticano. Quindi tutte queste rivelazioni dell'Apocalisse ci guidano verso il buon cammino per poi andare in paradiso, e quindi nell'aldilà magari erano prove iniziatiche che i primi cristiani credevano dovevano affrontare per arrivare in paradiso, visto che per gli gnostici nel post mortem, nell'inframondo, si devono affrontare prove iniziatiche per poter accedere al paradiso, all'empireo, altrimenti si andava nell'inferno. Quindi voi che pensate? Come va interpretata l'Apocalisse? Letteralmente, come fanno molti cattolici e come hanno fatto molti nel passato, di cui vi ho detto prima, oppure come metafora? Oppure non va per nulla letta e che è un testo ormai superato e che parla invece di sciagure, di disastri, o come dicono altri che sarebbe un testo veggente, nel senso che parla di tutto questo cambio climatico che stiamo vivendo. Ecco, voglio sapere da voi la risposta. Adesso sono circa le 11, devo staccare. Oggi mi sento dark, quindi parlando anche di questi temi, oggi ho parlato della messa nera, adesso parlo dell'Apocalisse, quindi ci sta il dark, no? Vi invito a seguirmi in Instagram, qua sotto metto il link, e anche a seguirmi in Musicali. Poi c'ho anche un altro profilo, ma che non sono riuscito a utilizzarlo bene, non so come funziona, quindi non, per il momento non vi do il link, ci devo pensare. Ma mi raccomando a tutte e tutti voi, aiutate il mio canale a crescere. Sono disoccupato, io per quanto posso faccio dei video ogni volta che posso, quindi vi lascio con questo. Metterò i video preferiti, come devo fare anche con l'ultimo video di questo pomeriggio, negli angoli, le anteprime. Poi anche fra i video consigliati metto sempre quelli più visti. E poi un'altra cosa, commentate questo video, ditemi cosa ne pensate dell'Apocalisse di San Giovanni, ditemi cosa ne pensate se il cattolicesimo è stato il new age dell'epoca, che ci hanno messo tutti i culti dell'epoca e poi hanno perseguitato gli eretici, i pagani e i politeisti, perché dovevano rimanere solo loro con i loro rituali presi a prestito da altri culti religiosi. Ditemi cosa ne pensate dell'Apocalisse, se deve essere commentate qua sotto, se no io finisco che mi ripeto di più, perché non ho altri argomenti, non voglio scocciarvi. Tanto questo è il bello di fare delle live, che non devo caricare il video nel computer, magari ci metto mezz'ora, mi si è rotta la filmatrice Evelio, poi editare in mezz'ora il video, come ho fatto ultimamente nel video in cui mi saluta Mario Circello, e poi mezz'ora o un'ora ci ho messo quasi 2 ore a caricarlo. Invece così sono ormai da 38 minuti, anzi 39 minuti già online, live streaming, e quindi 38 minuti 40, anche ho fatto un live di 1 ora e 40, e poi una volta che chiudo non devo più non devo più fare nulla. Infatti non ho neanche accesso al computer, come potrete vedere non si sente la ventola del raffreddamento e neanche i dischi rigidi fare rumore. Quindi chiudo il cellulare e finisce la diretta. Mi raccomando, commentate questo video, ditemi quello che ne pensate, e poi gli darò il titolo, perché per il momento ho messo una live, sono stato così pigro e non sapevo di che parlare. Facendo il video mi è venuta ispirazione. Mi raccomando, commentate, dategli like se vi piace, dislike se non vi piace, critiche costruttive, niente insulti. Condividete il video con i vostri parenti, amici, familiari, affinché anche loro possano commentare il video, così aiuterete il mio canale, che sono disoccupato, e a recuperare le monetizzazioni da YouTube. Grazie di cuore, un abbraccio a tutte e tutti, un forte augurio di buon sabato, per quello che rimane, perché sono le 11.
buona domenica, buon fine settimana, statemi accorti, prendetevi cura di voi stessi, state di più con i vostri cari, guardate video intelligenti e guardateli con i vostri familiari, parenti, amici, fidanzate, fidanzati, quello che sia, che così la passate bene. Se non sapete quello che fare il fine settimana, guardatevi i miei video, commentateli, mi raccomando, entrate in YouTube prima di guardare i miei video, così li potete commentare, dargli like, fate delle critiche costruttive, anche se volete dategli dislike, condivideteli anche con i vostri nemici, i vostri peggiori nemici, se volete fargli un dispetto. Se non vi piacciono i miei video, condivideteli con le persone che più odiate, però l'importante è che guardiate i video che io vi raccomando qua fra le anteprime, e poi i video più consigliati. Ciao, perché mi sto ripetendo già un casino e sono 41 minuti di live. Ciao, mi raccomando, e a tutti quelli che mi seguono e anche a quelli che non mi seguono, che mi seguono per la prima volta, iscrivetevi in Instagram, in Musicali, nel mio canale di YouTube Sant'Enchan, e attivate la campanella per avere aggiornamenti. Io non faccio video con regolarità, li faccio quando posso, ma quando posso ne faccio, come oggi, anche 2 al giorno. Quindi grazie di tutto, grazie di cuore, un abbraccio, ciao. E il vostro Sant'Enchan ateo ha fatto oggi 2 video sulla religione, pensate un po'. Ma l'importante è leggere, leggere di tutto, leggere di più, perché poi uno interpreta come vuole quello che legge.